Inter Torino 3-2 può essere la partita spartiacque della stagione dell'Inter, molto più importante di quello che in tanti stanno pensando in questo momento. E allora va analizzata davvero in profondità e lo facciamo allora con questo nostro nuovo format che vi portiamo qui sul canale, le X cose che forse non avete visto in diretta durante la partita, perché durante la gara delle cose possono sfuggire e allora bisogna analizzare più a freddo la gara e gli spunti che questa partita ci ha fornito. Ci sono delle novità tattiche da commentare che erano state richieste a gran voce e delle cose molto interessanti ci sono state, anche sorprendenti. C'è un problema con Bissek che però, lo dico subito, non è quello che pensate. C'è un episodio arbitrale discusso e una nuova tendenza offensiva che dobbiamo monitorare. Ne parliamo allora in questo nostro nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi, lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul nostro canale. Ho preso tantissimi appunti e voglio mettere giù degli spunti un po' sparsi, quindi andrò chiaramente molto a braccio per arrivare poi ad una conclusione finale dove vi dico perché questa partita è così importante per la stagione dell'Inter. Parto dal primo spunto ed è un dato che mi ha impressionato andando a leggere i report di fine partita e confrontandomi con i miei colleghi che erano allo stadio, con cui facciamo sempre un punto della situazione dopo ogni partita. Çalhanoğlu ha toccato 145 palloni ed è una roba, ve lo assicuro, impressionante. Mi ricordo partite straordinarie di Çalha in cui era riuscito a toccare 110, 125 palloni, quindi 145 è tantissimo. Chiaramente è un dato favorito, avvantaggiato da un Torino che è rimasto in 10 e un atteggiamento dei Granata che è stato sempre più rinunciatario, comunque più difensivo, ci ha permesso di costruire tanto con l'Inter che ha avuto quasi l'80% di possesso palla. Però a questo numero uniamo i 7 palloni recuperati da Çalhanoğlu, nessun altro in partita ne ha recuperati così tanti, ne esce fuori una gara enorme, secondo me, del centrocampista turco che sta tornando al suo livello. Commettendo un errore grave, un'ingenuità pesante sul rigore concesso nel finale che chiaramente macchia la sua prestazione e un po' di stanchezza che nel finale ha pagato, però la notizia interessante che forse non si era vista ecco, è che Çalhanoğlu sta tornando e sta tornando in maniera molto importante. L'altra cosa che mi ha impressionato riguarda invece la difesa, secondo punto, ma la difesa in fase offensiva e di costruzione. Poi sull'altro tema ci torneremo. Acerbi e Bastoni, partiamo da questo numero, hanno toccato rispettivamente 121 e 103 palloni, 123 palloni anzi, scusate. Quindi anche questa è un dato sicuramente impressionante. Ma attenzione qua perché vi voglio mostrare due grafiche e un altro dato. Le prime grafiche che vi mostro sono le heatmap, cioè le zone di azione di Bastoni e Acerbi. Questa è stata secondo me una delle novità più interessanti e una delle cose a cui prestare maggiore attenzione. Acerbi si è mosso tanto per tutto il campo, cosa che secondo me in alcuni momenti diventa un contro, perché Acerbi che poi per me a fine gara perde un po' di lucidità e dovrebbe concentrarsi di più sul fare il difensore puro, però è stato un fattore sulla fascia sinistra quando si è andato ad aggiungere a Bastoni e a Di Marco ed è andato a costruire sulla fascia da cui ha fornito anche un assist tra l'altro per la rete di Thuram. Si è parlato molto spesso di come l'Inter contro squadre che facevano un blocco centrale, per esempio nel derby abbiamo detto se non riesci ad andare al centro vai sull'esterno. Qualcuno si è inventato che Inzaghi insiste di andare al centro, in realtà Inzaghi chiede di andare sulle fasce, lo aveva fatto nel derby e secondo me un insegnamento nel derby lo vediamo nel modo in cui Acerbi si va ad allargare sulla sinistra e va a contribuire alla costruzione sulla sinistra. Quindi sulla fascia abbiamo visto delle cose nuove, con Acerbi che si va ad aggiungere e un Bastoni che invece nel primo tempo soprattutto ha giocato veramente a tutto campo. Bastoni, se guardate la heatmap, ha giocato in alcuni momenti anche da trequartista, dietro agli attaccanti in posizione centrale, ha giocato a destra da regista e ve lo dimostro ulteriormente con quest'altra grafica che mi ha girato il nostro José dal club che ringrazio, della costruzione di Acerbi che è riuscito a completare 102 passaggi su 107 e tutte queste linee che vedete sono le posizioni da cui Bastoni ha effettuato i passaggi e in quale direzione. Come vedete ha giocato spesso anche da trequartista, passando poi sulla fascia, veramente, veramente una prestazione a tutto campo. Quindi attenzione a questa novità per chi dice che
Che Inzaghi si è incaponito, che chiede sempre le stesse cose e che non sfrutta le fasce. La fascia sinistra è stato un evidente punto di forza di questa partita contro un Toro che, ve lo dicevo nell'analisi pre-partita, è molto bravo a bloccare centralmente, quindi bisogna sfruttare le fasce. A sinistra l'abbiamo fatto molto bene, a destra meno, perché purtroppo Darmian ieri ha giocato male e in più in questo tipo di partite secondo me ha delle difficoltà aggiuntive. Vi dicevo però anche un altro dato che bisogna analizzare, e questo arriva da X, FC Interdata, questo profilo che ci scrive che i 4 migliori giocatori della partita per maggiori chance create, maggiori occasioni create sono Bastoni, Acerbi, Pavard e Çalhanoğlu, cioè 3 su 4 sono difensori, per cui la difesa è stata fondamentale nella costruzione contro un avversario che si chiudeva tantissimo. C'era bisogno di una difesa coraggiosa che si prendesse dei rischi e che giocasse bene per poterla scardinare. Chiaramente poi c'è grande merito di Thuram, su cui tra pochissimo torniamo. Prima però, visto che parliamo di difensori, parliamo della difesa, bisogna fare un passaggio su Jan Bissek, con il quale, lo dicevo in apertura, c'è un problema. C'è un problema con Bissek, ma lo ripeto, non è quello che state pensando tutti. Ieri, in un video di 60 secondi che faccio sempre dopo la chiusura della partita, ho detto che in questa gara si consuma il controsorpasso di Pavard su Bissek, perché Bissek ha commesso un errore pesante, mentre Pavard, che è e rimane il titolare dell'Inter in quel ruolo lì, ricordiamolo, finalmente è apparso in crescita nel suo modo di entrare in gara, e visto che non andrà in nazionale e rimarrà da piano per lavorare con la squadra, si tirerà lucido, secondo me tornerà titolare e credo che sia anche giusto così. Sotto a questo mio commento sono arrivate una serie di risposte, di commenti anche molto pesanti, alcuni più interessanti, e li ho analizzati e ho risposto chiaramente con educazione, anzi con molto interesse. Quando c'è una critica costruttiva mi fa molto piacere avere il confronto. Altri, purtroppo lo ammetto, ho dovuto bannarli, perché il nostro è il canale, chi ci segue lo sa, è il canale più aperto al confronto che esista. Non esiste un altro canale che permetta un confronto così ampio anche con toni accesi, ma se per una sciocchezza del genere mi si viene ad augurare malattie, insulti personali e robe veramente pesanti, evidentemente c'è della gente che ha dei problemi con la testa innanzitutto e che comunque devono essere bannati, perché qui per loro non c'è posto. Ma tutto ruota attorno a quello che è successo sul gol di Zapata, dove, lo ripeto, c'è una responsabilità condivisa, ma c'è una responsabilità maggiore e forte proprio di Bissek. Purtroppo non ho tutti gli screenshot da farvi vedere, comunque l'azione la potete rivedere su DAZN, su Sky e sui vari highlights. Guardateli, non fatevi condizionare dai commenti anche da chi reputate più bravo, eccetera. Fatevi una vostra idea. E prima cosa che forse non avete visto qui. Sul gol di Zapata, vi condivido lo screenshot, c'è per me, non per me, c'è un evidente fallo di Zapata. E non ci vogliamo attaccare all'arbitro, non abbiamo l'alibi dell'arbitro, perché noi dobbiamo concentrarci sui nostri errori, assolutamente sì, ma come analizziamo i nostri errori analizziamo anche quello dell'arbitro. Qui Zapata si disinteressa totalmente del pallone, non capisco perché non ne stia parlando nessuno, ma va dritto con le due braccia a spingere Acerbi senza mai prendere in considerazione il pallone. E qui è vero che Acerbi magari poteva intervenire diversamente, poteva resistere di più all'urto, ma Zapata è grosso, Zapata è molto grosso, molto forte. Ehm, Poteva far scivolare il pallone, quello che vogliamo, ma in una situazione del genere, se riguardate l'azione, è normale che vada a contrasto, soprattutto se qualcuno non gliela chiama, magari da questo punto di vista. E poi dopo questo contrasto va a terra, forse è un po' poco reattivo, ma lì interviene Bissek e Bissek ha tutto il tempo per spazzare oppure allargare il piattone e uscire verso l'esterno. Invece Bissek che cosa fa? Prova a passarla per via centrale, prova a passarla verso Çalhanoğlu e si fa intercettare proprio da Zapata. Quindi distinto, dopo che Zapata intercetta il pallone, va a coprire anche sul secondo giocatore del Torino, ma in quel modo lì lascia una voragine dietro su cui Darmian potrebbe essere anche più reattivo. Darmian perde una frazione di secondo che poi è fatale, ma quella di Bissek, ragazzi, è una giocata semplice che sbagliando mette in difficoltà il reparto. E allora qual è il problema qui che stavo dicendo? Il problema non è che Bissek è inadatto, non è da Inter, il problema non è nemmeno che quello non è il suo ruolo, perché Bissek è un difensore e sta bene lì. Il problema è doppio. Uno, ci sono delle categorie di giocatori, nel senso che ehm, se per un giocatore dobbiamo ricordarci di un errore ogni tanto per poterlo criticare, mentre per Bissek, e lo dico a malincuore perché io stravedo per Bissek, a parte Manchester ha commesso errori in varie partite in questo avvio di stagione,
è perché ad oggi non è ancora al livello di chi gli parte davanti. Secondo punto, ancora più importante, è che Bissek è un simbolo ormai, parliamoci chiaro, simbolo di una corrente di tifoseria che comprensibilmente, perché lo capisco e per certi versi lo condivido anche, si vuole fare mercato alla Football Manager, quindi andando a scoprire giocatori sconosciuti che diventano fortissimi, quindi siccome l'Inter tendenzialmente fa un mercato diverso, come profili che sta puntando negli ultimi anni, a questo giocatore viene riservata un'attenzione e una protezione differente che altri non hanno, mentre a Darmian si fanno le pulci, a Pavard non se ne fa passare una e lo si sottovaluta molto, su Mkhitaryan si continua ad ignorare che è in crescita, ha fatto un'altra grande partita in questa gara. Bissek è un buon giocatore, punto. È ancora inesperto, anche se non giovanissimo, quindi non va trattato come un 17enne perché ne ha 24, quindi comincia ad essere un giocatore formato. Va fatto giocare e deve continuare a crescere, ma analizzandolo con oggettività. Punto. Se quando sbagliano gli altri vengono crocifissi e su Bissek invece si dà la colpa al reparto, al campo, al meteo, al magazziniere su come gli ha piegato la maglia, non lo aiutate, non lo fate crescere. Se i genitori parano sempre il sedere quando sbaglia il loro figlio, non gli fanno un favore, anzi. Quindi Pavard rimane il titolare, Bissek è un giovane importante, interessante, da far crescere e su cui continuare a puntare e se sbaglia lo diciamo come per tutti, ma di certo non si deve fare un discorso diverso ad persona, ma anche perché Darmian, l'ho detto, in questa partita ha fatto male, secondo me, Çalhanoğlu ha sbagliato sul rigore e lo diciamo, Taremi si è mangiato un gol clamoroso e ha perso un pallone velenosissimo a centrocampo molto grave. Se vogliamo fare analisi, facciamo la serie senza portare avanti le posizioni a prescindere. Discorso che vale anche per Frattesi, altra cosa che forse secondo me non è stata notata, perché Frattesi ha partecipato in maniera nascosta ma molto utile a questa partita. Si è visto poco, ma in un Torino così bloccato dietro, il lavoro di andare ad aggiungersi agli attaccanti, secondo me, è stata una chiave molto preziosa per vincere questa partita. Sul primo gol, ad esempio, se guardate gli highlights, ci sono Frattesi, Thuram e Lautaro contro 3 difensori. Chiaro che se ci fossero stati 3 difensori contro 2 attaccanti, la difesa avrebbe marcato molto meglio i nostri attaccanti, avrebbe diviso molto meglio lo spazio e avremmo avuto più difficoltà, Thuram avrebbe avuto più difficoltà a segnare. Quindi non possiamo giudicare la partita di Frattesi per quanto palleggia, soprattutto in una partita in cui non gli è richiesto di palleggiare. Quindi ragioniamo, valutiamolo sulle funzioni. La sua funzionalità ieri è stata molto utile, secondo me, nell'aiutare i compagni in attacco ad avere meno pressione difensiva, quindi Thuram ne ha beneficiato. Altri spunti poi. Abbiamo provato molto di più del solito il tiro da fuori. È un Inter che ha creato dei presupposti per andare al tiro e anziché entrare dentro la porta ha finalmente ascoltato la nostra battaglia che portiamo avanti da tempo e che lo stesso Inzaghi aveva sottolineato ed è andata più volte al tiro da fuori, trovando tra l'altro anche delle occasioni che si sono create grazie al tiro, come il tiro di Zielinski respinto sui piedi di Taremi che sbaglia clamorosamente. Ecco, in questo caso non ti è andata bene, hai fatto un grande errore, però l'abbiamo visto, se provi a tirare, soprattutto con gli interpreti che abbiamo noi al tiro, qualcosa prima o poi succede. Da tenere a mente e da portare avanti. Ultimo punto, Thuram. Un Thuram davvero centravanti. Sono stato il primo a fare un contenuto dove vi mostravo più di 3 settimane fa dei numeri dati alla mano come Thuram stesse diventando sempre più centravanti. Questa volta segna anche di testa in salto su Coco, uno dei migliori giocatori delle prime 6 partite di campionato. C'è poco da dire, sta avendo una crescita impressionante questo attaccante. Thuram, la dico forte, è calcisticamente l'attaccante più intelligente che abbiamo dai tempi di Palacio, secondo me. Dzeko era più classe, più tecnica pura. Qui forse c'è un pochino meno di tecnica, un pochino più di giocatore anche un po' più sporco, ma intelligenza nel lavorare sui dettagli per svilupparsi come giocatore, per me Thuram non ha eguali davvero negli ultimi anni. Andiamo in chiusura perché ieri in chat, e mi ricollego al tema con cui siamo partiti, c'è stata una discussione con dei tifosi che dicevano che questa stagione sembra un mix tra la stagione 22-23 e la 23-24 e è stato molto interessante questo spunto secondo me. Secondo il nostro Simone Frizza invece ci sono più somiglianze con la prima stagione di Inzaghi dove si creava tantissimo ma si subivano gol alle prime disattenzioni. Ecco, se vi ricordate la stagione 21-22, si arrivò alla gara con il Torino alla fine di dicembre e dopo un ciclo di partite perfette, di grandissima Inter spettacolare, si vinse 1-0, ma in quella partita per me si intravedevano già i primi scricchioli, le prime difficoltà che poi sono state confermate a inizio 22 quando siamo sostanzialmente crollati.
Qui invece secondo me si arriva a questo Inter Torino in parabola ascendente, quindi opposta. E secondo alcuni, dopo queste 3 vittorie consecutive, la pausa per noi potrebbe essere un problema perché spezza il ritmo. Secondo me in realtà non lo è, non è un problema, anzi, perché potremmo lavorare, 2 settimane piene per alzare il livello di vari giocatori, da Mkhitaryan ad Acerbi a Pavard, lo stesso Bissek che rimarranno ad Appiano Gentile. E allora alla partita col Torino siamo arrivati, diciamo, con i denti, chiudendo quello che da programmazione era il primo ciclo che è stato impostato, e per me è evidente che l'Inter sta cominciando ad entrare in forma e in condizione e adesso, e anche con i risultati sta cominciando a decollare adesso. Ottobre è il mese in cui Inzaghi storicamente fa sempre più punti con ogni sua squadra, e io ho sempre detto che questa stagione è stata impostata proprio per decollare più avanti, da ottobre in poi, per poter arrivare poi in fondo ad una stagione che sarà lunghissima. Quindi qualcosa in difesa va sistemato, sicuramente, non possiamo sottovalutarlo, ma già il ritorno di Barella in questo per me farà nettamente la differenza, ma soprattutto il finale di questa partita secondo me sta condizionando troppo i giudizi su una gara che invece abbiamo interpretato bene e in cui abbiamo dato ottimi segnali di crescita. Per cui vediamo cosa fanno anche le altre intanto. A me sembra che tra Inter, Milan, Napoli e Juventus l'unica squadra che non stia ancora andando al 100% sia appunto la nostra Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate, anche voi. Vi aspetto nei commenti in maniera educata, mi raccomando, confrontiamoci, mentre nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club stiamo analizzando molto in dettaglio anche tante altre questioni, quindi vi invito a supportare il nostro progetto se vi piacciono questi format e non solo, su www.passioneinter.club, la community che ci permette di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, e in descrizione trovate un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.